Benvenuta o benvenuto in questo mio breve videocorso gratuito. Se mi hai raggiunto fino a qui, significa che sei ad un solo passo dallo scoprire come realizzare a casa tua un appendiamento per i tuoi attrezzi di danza aerea. Generalmente quando si decide di intraprendere una disciplina sportiva o artistica sappiamo tutti che è fondamentale la preparazione fisica, ma se è previsto l'utilizzo di un attrezzo, come in questo caso, alla luce della mia personale esperienza, ti consiglio di iniziare a prenderci confidenza fin da subito e il modo migliore per farlo è avere un appendiamento forte e sicuro come questo proprio a casa tua. Dopo questa breve premessa andiamo al sodo. Ti voglio ricordare però che troverai tutto quello che svolgeremo all'interno di questo videocorso qui sotto in descrizione, quindi avrai sempre a disposizione una sorta di vademecum. Detto ciò, come stai messo col bricolage? Per prima cosa dovrai individuare all'interno di casa tua una stanza idonea per realizzare l'appendiamento. Nel mio caso io ho scelto il mio salone perché è la stanza più grande ma è anche quella maggiormente vissuta dal mio bambino. In questo modo mentre mi alleno potrò anche tenerlo d'occhio. Ci posizioniamo quindi al punto che abbiamo individuato e iniziamo compiendo questo movimento con le braccia a vedere se non urtiamo nulla. A questo punto ti consiglio di alzare la gamba il più possibile a 90 gradi e di compiere anche in questo caso una circonduzione, un giro a 360 gradi su te stessa. Se al termine di questa evoluzione non avrai rotto niente, allora significa che hai individuato il punto giusto per il tuo ancoraggio. Così alza gli occhi al soffitto e proprio lì dovrai realizzare il tuo appendiamento. Ora, una volta che hai individuato il punto in cui effettuare il tuo ancoraggio, hai due possibilità per non perderlo. La prima è una soluzione più approssimativa ma comunque efficace e consiste nell'utilizzare un oggetto e posizionarlo proprio nel punto corrispondente. La seconda è un po' più tecnica ma forse più precisa e consiste nell'utilizzare una bolla con la funzione laser. Andiamo a posizionare anche la bolla nel punto scelto. Qualora voi non aveste la bolla laser, non preoccupatevi perché anche di questa troverete il link in descrizione per acquistarla. Per realizzare un appendiamento come questo avrai bisogno di alcuni attrezzi. Prima di tutto ti servirà una scala, poi ti servirà un trapano con la funzione di martellamento e la relativa punta. Dopodiché avremo bisogno di un tassello per l'ancoraggio chimico e un occhiello come questo. Infine avrai bisogno del tuo attrezzo aereo. Qualora ti mancasse qualcosa, non preoccuparti, perché qui sotto in descrizione trovi il link per acquistare ciò che ti serve. Ora è arrivata la parte più strong, è arrivato il momento di bucare il soffitto. Prima di iniziare però una domanda: avete mai utilizzato un trapano? Io ho fatto da sola, ma se avete dubbi non esitate a chiedere l'aiuto di un amico o di un parente. Generalmente i soffitti delle abitazioni moderne sono fatti in questa maniera, si intervallano a travi di cemento armato, parti in cui incontrerai il mattone. È per questo che la soluzione che ti propongo in questo videocorso gratuito andrà bene per ambedue le soluzioni, sia che tu incontrerai la trave, sia che tu incontrerai il mattone. Va però fatta una precisazione: bucare con un trapano un soffitto di cemento armato sarà un pochino più complicato rispetto a bucare un soffitto in cui incontrerai il mattone. Allora hai due possibilità: la prima è lasciare tutto al caso come ho scelto di fare io, oppure affidarti ad un esperto e chiedere un consiglio. Superata la parte più difficile, che è quella appunto di forare il soffitto con un trapano, vi posso assicurare che sarà tutto in discesa. A questo punto prendiamo il tassello a calza e lo andiamo a inserire all'interno del foro che abbiamo praticato con il trapano. Successivamente prendiamo l'ancoraggio chimico e lo andiamo a inserire all'interno del tassello. A questo punto prendete l'occhiello e inseritelo nel chimico. Ora non dovete fare altro che aspettare almeno 5-6 ore poiché il tutto faccia presa. Vi ricordo anche che un ancoraggio del genere può sostenere fino a 1000 kg. Punto primo: è fondamentale la sicurezza. Io sto indossando occhiali e guanti. Quindi utilizzate sempre tutto ciò che ritenete opportuno per proteggervi. Ora vi mostrerò virtualmente passo passo quello che c'è da fare. Prendiamo una matita e segniamo il punto preso precedentemente.
Fatto! Ora è il momento di forare il soffitto e quindi prendiamo il trapano. Io ho scelto un trapano con la funzione di martellamento e con una punta idonea a forare il cemento armato per i discorsi di cui sopra. Quindi ci posizioniamo. Un consiglio: non posizionatevi troppo sotto al punto del foro perché la polvere potrebbe arrivarvi in viso. Ecco fatto! Dopo aver effettuato il foro è il momento di inserire il tassello a calza. Questo. Andiamo a inserirlo. Fatto anche questo. Ora che abbiamo apposto il tassello chimico all'interno del foro che abbiamo praticato con il trapano, immaginate di vederlo qui vuoto, lo andiamo a riempire con la sostanza chimica utilizzando questa pistola. Dunque andiamo e partiamo dalla parte più interna venendo verso l'esterno. Non fermatevi finché non vedete la sostanza apparire. A questo punto abbiamo fatto anche questo. Ora è arrivato il momento di inserire l'occhiello. Fatto anche questo. Vi ricordo che per acquistare i prodotti che abbiamo utilizzato non vi resta che andare in descrizione. Complimenti! Adesso anche tu hai a casa un apprendimento. Ricordati prima di iniziare con le tue evoluzioni di aspettare almeno 5 o 6 ore perché il tutto faccia presa. Ricordati anche con la mano di tirare e torcere l'occhiello per assicurarti che niente si muova di 1 millimetro. Se sarà così significherà che avrai fatto un lavoro ad opera d'arte e quindi a quel punto non ti può fermare più niente. Sei pronta per allenarti insieme a me e diventare come me una performer. Ora potrà sembrare una banalità, ma in realtà per chi ha una passione come la mia, poter avere H24, l'attrezzo disponibile a casa tua, è davvero un lusso che pochi possono permettersi. Capita spesso di pensare a un trick, a un'evoluzione, a un qualcosa che si vuole provare immediatamente. Grazie a questo mini videocorso che ho pensato di regalarti, da oggi potrai farlo anche tu. È un lusso che potrai permetterti anche tu. Il vantaggio di avere un appendimento in casa non si limita al solo utilizzo per gli attrezzi di danza aerea. In questo caso ho appeso dei TRX che sono utilissimi per il potenziamento, ma che in realtà usa anche mio marito. Quindi avere un ancoraggio al soffitto a casa è utile per tutta la famiglia. A questo punto non hai più scuse, non ti resta che seguirmi sul mio canale YouTube dove pubblicherò video delle mie performance e dei miei allenamenti e tu potrai seguirli gratuitamente. Ti aspetto anche sui miei canali social, Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, non mancare, grazie per la tua attenzione e ci vediamo al prossimo videocorso.